Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo a vedere quale sarà il movimento energetico lavorativo e economico per il mese di luglio. Vi dico che questa è una lettura a 3 scelte. Io poi ho inserito anche i segni zodiacali per aiutarvi nella vostra scelta. Potete integrare questa lettura con le 2 generali, che sono già online. Allora, la prima scelta è co-creazione e i segni zodiacali sono Cancro, Sagittario, Vergine, Leone. La seconda scelta è disponibilità e i segni sono Scorpione, Ariete, Toro e Capricorno. E la terza scelta è ascolto e i segni sono Pesci, Acquario, Gemelli e Bilancia. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone della prima scelta, andiamo a vedere le energie per il lavoro. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Vi ricordo anche che di solito risuona di più l'ascendente rispetto al segno zodiacale. Se però non dovesse risuonare nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare appunto una delle altre 2 scelte o il segno zodiacale piuttosto che l'ascendente, dipende da quello che state ascoltando adesso fondamentalmente. Dunque, nella descrizione, ragazzi, trovate un video che vi spiega come unire più oroscopi. Trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. C'è il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e c'è il link alle playlist per l'oroscopo annuale stagionale, dove ho pubblicato sia l'oroscopo per l'estate che per il secondo semestre del 2024. Sono 4 oroscopi. Uno è in generale, generico, diciamo con i punti salienti, l'altro è sull'amore e gli affetti, poi ce n'è uno sulla crescita spirituale, uno sul lavoro e l'economia. Comunque trovate tutto sotto nella descrizione del video. Bene, l'ultima cosa, spero a breve di fare il video di aggiornamento del mese di luglio, però siccome luglio è già iniziato, ve lo dico già qui, per tutto il mese c'è in promozione la lettura semestrale, che è un video registrato e che è una fotografia nel prossimo semestre di tutto quello che potrebbe succedere in vari settori della vostra vita. È una stesa a 20 carte. Comunque, se ne volete sapere di più, mi potete contattare via mail e io vi mando la lettera di presentazione. Bene, andiamo a vedere le energie per il lavoro. Otto di bastoni. Regina di spade. Re di bastoni. Qua ne sono scivolate un sacco. Regina di bastoni, ruota della fortuna, imperatrice, 3 di bastoni e stella. Ragazzi. Allora, devo dire che siamo già a luglio inoltrato, io di solito queste letture le pubblico prima, ma quest'anno non ce l'ho fatta, cioè questo mese non ce l'ho fatta. Comunque c'è come una comunicazione, una notizia con questo 8 di bastoni che per qualcuno potrebbe già essere arrivato, magari per qualcuno deve ancora arrivare. Ehm, come l'idea che potrebbe essere una questione anche un po' spinosa per qualcuno. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, dopo farò gli esempi occupati, disoccupati e via dicendo. Allora, abbiamo un 6 di spade, un 3 di pentacoli e la temperanza. Ho come l'idea che questa comunicazione fosse legata, ossia legata o a un qualche tipo di trasferimento o a un qualche tipo di nuova filiale, di nuovo progetto.
La sensazione che ho è che qualche cosa si sia sbloccato e che da lì sia partito un qualcosa, sia partito un progetto. E qui arriva la regina di spade, perché sento come se aveste bisogno di... mm, allora, la prima parola che mi è venuta è irrigidirvi, ma irrigidirvi nel senso di darvi delle regole, darvi un ordine, darvi una struttura o dare una struttura al progetto. 8 di coppe e cavaliere di spade. Si è girato anche il 5 di bastoni. È come se vi dicessero, cioè sento che un qualche cosa è partito, sta partendo o vi invita a partire con determinazione. Qui abbiamo sia la regina che il cavaliere di spade. Con determinazione, con una logica anche nel modo in cui si procede, perché la regina di spade è colei che pianifica, ha una chiarezza mentale, sa dove vuole arrivare, e qui abbiamo un 8 di coppe, che è la carta del ricercatore. Però in qualche modo, ragazzi, ho la sensazione che dovrete poi dopo, nella seconda parte di luglio, ammorbidirvi un pochettino. Andiamo a vedere il re di bastoni. Tre di spade e 2 di coppe. Andiamo a vedere anche la regina. Re di bastoni, che è già uscito qui. Sette di coppe e forza. Allora, partiamo da chi è da chi, scusate, non da chi è single, da chi è disoccupato. Ho come la sensazione, ragazzi, che qua dovrete spostarvi per riuscire ad avere più possibilità di trovare lavoro. Le carte vi consigliano in realtà di farvi una specie di struttura di combattimento, mi viene da dire. Cioè, vi faccio un esempio, no? È molto chiaro il settore. Quindi ho come la sensazione che se per esempio state cercando lavoro e state mandando dei curriculum, andate a zone. Quindi non lo so, magari la zona a destra di dove vivete voi, scusate, a destra di dove vivete voi, la zona a sinistra, la zona frontale, la zona dietro, cioè dividete i settori e le zone dove andate a mandare i curriculum, quindi zona geografica, piuttosto che la zona di interesse. Ok, quindi magari provate prima con, non lo so, tutte le aziende che producono A. Dopo provate con tutte le aziende che producono B. Oppure potete, proviamo nel ruolo C, nel ruolo E, nel ruolo F. Cioè è un po' come se vi dicessero di avere una linearità nel mandare curriculum. E vi dico che a fine mese, ragazzi, a fine mese ci potrebbero essere una serie di possibilità da valutare. C'è un 7 di coppe, c'è la ruota della fortuna, c'è l'imperatrice, la vedo positiva, c'è anche una stella. Quindi qui per qualcuno si potrebbe anche trattare di un sogno, di un qualche cosa che acquisisce concretezza, ok? Perché qui abbiamo sia l'imperatrice che il tre di bastoni, che sono carte di progetti. Molto bello. Se siete dipendenti, ragazzi, allora qui c'è o aria di trasferimento o aria di voglia di trasferimento. Cioè io credo che ci sia come una sorta di ehm, irrigidimento, mi viene da dire così, non so neanche se è italiano, ma avete capito, a livello mentale, a livello anche emotivo vostro, che è un po' come
causato da questa notizia che potrebbe arrivare, che ripeto potrebbe essere un trasferimento, un cambio, un nuovo arrivo, mi dicono, che crea un po' così e c'è questa sorta di freddezza, sento, con la regina di spade. Diciamo che nella parte successiva della lettura ho come la sensazione, ragazzi, che ehm, questa vostra attitudine potrebbe ferire qualcuno, in effetti, e potrebbe essere un collaboratore, potrebbe essere, per come la vedo, può anche essere che decidiate con la regina di spade di tagliare un qualche tipo di collaborazione che vi sta comunque costando più sacrifici di quello che è il beneficio. Ho come l'idea, perché qui abbiamo un 3 di spade, quindi c'è questa sofferenza, c'è questo sacrificio e anche una sorta di disequilibrio con il 2 di coppe al contrario. Perché vi dicevo che vi dovete ammorbidire? Perché da regina di spade vi dovete trasformare in regina di bastoni, così riuscite a cambiare le regole del gioco, a cambiare la dinamica. C'è una ruota della fortuna. È come se doveste ammorbidirvi, è come se mantenete la lucidità della testa della regina di spade, ma probabilmente per il tipo di professione che state facendo, e qua vedo i commerciali, ehm, ammorbidite il vostro modo di porvi al pubblico, il vostro modo di mostrarvi, perché questo genere di addolcimento vi aprirà una serie di possibilità. Un'altra cosa che vi dico è di non stare sempre a aspettare che le cose siano risolte. Semplicemente passo dopo passo cercate di arrivare all'obiettivo. Mm? Se siete autonomi, allora qui ci potrebbe essere, ehm, ragazzi, effettivamente qualche tipo di imprevisto, mi viene da dire, che affronterete anche egregiamente, ma credo che sarà la fiducia nell'altra persona, nei vostri collaboratori o soci, che potrebbe essere un pochettino minata. Il consiglio che ho dato prima vale anche adesso. Cercate di ammorbidirvi, cercate di non essere così spigolosi, di non prendere le cose così di petto in questo periodo. Cercate di essere più furbi, è la parola che mi viene. Andiamo a vedere un oracolo, ragazzi. Devo dire che per tutti e tre i casi le carte finali sono una ruota della fortuna, quindi qui ci potrebbe essere un cambio inaspettato. Co-creazione è la fatina giusta perché è insieme all'imperatrice e al 3 di bastoni, che sono carte di prosperità. Questa anche, carte di abbondanza, carte di cambi, carte di nuovi obiettivi, la stella. È una carta di creazione, l'imperatrice. Vedo come se si aprissero una serie di possibilità che non è necessariamente, molte sono concrete, la maggior parte, però molte potrebbero anche essere delle idee geniali, ragazzi, che poi durante magari il corso dell'estate riuscirete a calibrare un po' per far funzionare meglio tutta la situazione che state vivendo, ok? Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. Un bivio. Mm. Ehm, Qui si tratta di prendere una decisione senza guardarsi indietro, come questa sensazione. Nessuno sa se quello che si fa sarà un successo o no, fino a che non si prova a farlo, ragazzi. E man mano che si va avanti si può correggere il tiro. Poi se vediamo che nonostante la correzione A, B, C, D, E le cose non vanno, allora si cambia progetto. Però finché uno non prova, chi non risica non rosica. Finché uno non prova non sa come va. Vi dico, qui le carte sono stupende. Potrebbero arrivarvi degli aiuti inaspettati, potrebbero arrivarvi delle occasioni, delle possibilità, delle idee, anche dei collaboratori, vi dirò, inaspettati.
E se qui c'è già una collaborazione con questo re di bastoni, qui ho l'idea che ammorbidendovi un po' ci può essere qualche vantaggio anche da questo re di bastoni. Amici della prima scelta, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una piccola donazione, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. I titoli dei video degli abbonati sono visibili, quindi se volete sapere di che temi si tratta potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me e vi mando un abbraccio. Vi auguro, per chi lavora, buon lavoro, e per chi è in ferie, buone ferie. E ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Benvenute anche le persone della seconda scelta, e andiamo a vedere anche per voi le energie per il mese di luglio. Vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare una delle altre due scelte o quella che corrisponde al vostro ascendente piuttosto che al segno zodiacale o lunare, dipende da che cosa state guardando adesso. Sotto in descrizione, ragazzi, trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti, una guida, è un link a una guida che vi spiega come unire più oroscopi insieme, e in più c'è anche il link alla playlist dell'oroscopo annuale stagionale, dove troverete sia l'oroscopo per l'estate che i 4 oroscopi per il secondo semestre del 2024. Sono 4 perché uno è generale con i punti salienti, poi c'è uno specifico sull'amore e gli affetti, uno sulla crescita spirituale e uno sul lavoro e l'economia. Comunque voi date un'occhiata in descrizione, c'è scritto tutto. Ah, l'ultima cosa, spero di riuscire a far presto questo video di, diciamo, aggiornamento di luglio, ma visto che il mese è già iniziato, vi comunico che per tutto luglio c'è la lettura semestrale in promozione. La lettura semestrale è una fotografia di quello che potenzialmente può succedere nel prossimo semestre, quindi da qui alla fine dell'anno, in vari settori della vostra vita, a partire da quello della crescita spirituale, gli affetti, l'amore, il lavoro, l'economia, gli imprevisti, le sorprese, tutto, c'è tutto. Se volete saperne di più, mi potete contattare via mail, io vi mando la lettera di presentazione. Allora, cominciamo con una giustizia al contrario. 10 di pentacoli, ruota della fortuna, e 2 di pentacoli. Che interessante. Adesso andiamo a vedere carta per carta e dopo farò i vari esempi: disoccupati, occupati e autonomi. Però qui, ragazzi, ho la sensazione che ci sia come una rottura con questa giustizia al contrario. Per qualcuno c'è già stata, per qualcuno deve arrivare. Potrebbe essere una rottura di contratti, ma anche semplicemente una rottura di certi equilibri. Anzi, andiamo subito a vederla. Oh, 10 di pentacoli e la stella. È come se ci fosse stata o fosse in procinto di esserci una rottura di certe regole, potrebbero essere le regole di un gruppo magari lavorativo. Il 10 di pentacoli nello specifico parla di famiglia, quindi mi vengono in mente le aziende familiari. È come se questo tipo di crepa, mi viene da dire, di rottura, di disequilibrio, in realtà fosse positivo, perché portasse a tutta una serie di cambi che per adesso mi sembrano molto positivi. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Giudizio e 2 di bastoni.
come se arrivasse una presa di consapevolezza, una nuova visione magari del gruppo, c'è come una nuova speranza. Non lo so, qualche questione burocratica potrebbe essere che interrompe qualche accordo precedente magari, è come se desse una sorta di serenità poi all'ambiente lavorativo piuttosto che familiare. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 10 di bastoni, 3 di coppe, re di bastoni, 3 di pentacoli, 4 di coppe, asso di spade. Voglio andare a vedere anche il 2 di pentacoli. Re di coppe, regina di denari e 6 di bastoni. Allora, ho la sensazione che potrebbe esserci qualche questione anche di eredità di famiglia che in qualche modo implica la situazione lavorativa. Questo messaggio non riguarderà tutti, però vi dico, qui le cose vanno come in crescendo, in positivo. Sento che prenderete in mano le redini della situazione e che questa giustizia, al contrario, in realtà, ripeto, la sento molto positiva. Ci sarà come una presa visione di più largo raggio. Vi dico, poi avete 10 di pentacoli e ruota della fortuna, potrebbero arrivare nuovi contratti, potrebbero arrivare delle promozioni, potrebbero arrivare dei premi inaspettati, dei soldi inaspettati, nuove possibilità di collaborazione. Sento che qualcuno conoscerà dei personaggi che vi daranno la possibilità di avere più chiaro certe cose nella situazione che state vivendo. È come se parlando con certe persone vi si rischiarasse la mente. E qui il segreto del periodo è la flessibilità. Allora, partiamo dai disoccupati. Per i disoccupati, ragazzi, la vedo bene. Arriverà una chiamata, potrebbe essere intorno alla metà di luglio, c'è come un cambio, con un 10 di pentacoli si può ben sperare in un contratto. Diciamo che normalmente sono i contratti solidi, i contratti potrebbero essere a lungo termine. Lo vedrei di più se ci fosse la giustizia girata dritta. Diciamo che è un contratto a termine, potrebbero essere 3 mesi, più o meno, rinnovabile, tipo 3 più 3, 3 più 3 più 6. Comunque un minimo di continuità ve la dà. E poi devo dire che con questa ruota della fortuna cambiano veramente le dinamiche della situazione. Vi dirò che per qualcuno ci potrebbero anche essere più di un lavoro da dover gestire, per quello che vi dicevo che sarà importante essere flessibili, più di un cliente, più adesso poi andiamo a vedere per i vari casi, però nel caso dei disoccupati, ragazzi, aspettatevi una chiamata. Guardate, in realtà potrebbe anche non essere una chiamata di tipo telefonico o un contatto via mail, ma potrebbe essere che partecipando a un qualche tipo di sagra, evento, fiera, rivediate una persona che voi ho la sensazione che già conoscete questa persona e che parlando con questa persona vi dice guarda, prova lì in quell'azienda perché stanno cercando. E quindi da lì si dovrebbero muovere parecchie cose, la vedo molto positiva. Se siete occupati, è come se ci fosse un cambio di ruolo, perché in realtà sì, la giustizia parla di una disequilibrio. Potrebbe essere che qualcuno abbia chiesto come un trasferimento e qui ho la sensazione che arrivi. Potrebbe arrivare il trasferimento, potrebbe anche arrivare, ragazzi, un aumento di livello, potrebbero arrivare dei premi inaspettati anche per voi. La vedo molto positiva, tutto sommato.
Se qualcuno sta aspettando una promozione, ragazzi, sento che arriva anche quella. Un riconoscimento, qualcosa per lo stile. Se siete autonomi, qui ragazzi vi si aprono. Allora, se per caso qualcuno di voi ha l'azienda familiare o ha un'azienda, anche se non lavorate nell'azienda familiare, ma uno dei vostri familiari ha un'azienda, sento che ci potrebbe essere una collaborazione molto 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 proficua. Studiate qualche cosa in modo da poter lavorare insieme, perché qui c'è la rinascita con il giudizio, ci sono delle nuove idee, c'è la ruota della fortuna, c'è un cambio di karma, ci sono delle occasioni inaspettate, ci sono dei progetti, delle collaborazioni in più. Io credo che qui ci sia una situazione parallela a voi di cui verrete a conoscenza solo nel momento in cui rivedrete quell'amico, quell'amica, quel conoscente, quel collaboratore e inizierete a parlare con questa persona. Da lì avrete più chiarezza mentale, secondo me, si svilupperanno le cose. E per quello che riguarda l'economia, ragazzi, anche qui la sento molto molto positiva. Guardate, vedo contratti, cambi inaspettati ma fortunati, nuovi progetti, nuova chiarezza mentale, nuove possibilità che si aprono, la necessità di imparare la flessibilità, questo sì ve lo dico, nuove persone con le quali collaborare, più serie direi rispetto a quelle di prima. E soprattutto, una cosa che mi sento di dirvi, non focalizzatevi troppo sul risultato. Viaggiate un po' l'onda come viene. Andiamo a vedere un oracolo. E guardate, mi casca l'occhio sulla fatina disponibilità ed è quello che vi dicevo io prima con la flessibilità. Tenete le braccia aperte, abbracciate ogni tipo di occasione che vi si possa porre davanti. Soprattutto, ripeto, se c'è questa sorta di azienda familiare o di collaborazione che potete studiare, fatelo perché secondo me sarà molto molto positiva. Andiamo a vedere co-creare, carta numero 40. Questa carta fa riferimento nello specifico al creare con la mente, prima di tutto, no? Uno dei 7 principi ermetici è il mentalismo, ovvero che tutto è mente. La mente crea tutto, tutta la nostra realtà, quella bella e quella brutta, la salute e la malattia, tutto. Quindi siate consapevoli dei pensieri che fate. Quando c'è il giudizio c'è una sorta di riesame del passato e può essere utile guardare ad un futuro con occhi diversi, inglobando anche magari altre persone, altri progetti. Perché vi dico, qui ho la sensazione che che potrebbe esserci come una sorta di crescita della famiglia. Quindi se avete 2 clienti potrebbero diventare 4, se avete, non lo so, 5 dipendenti potrebbero diventare 10, se avete un collega potrebbero diventare 6, 7, non lo so, sto sparando numeri a caso. Però comunque qui l'idea è di siate consapevoli di quello che pensate e di quello che create. Osservate fondamentalmente le dinamiche all'interno di questa situazione, di questo gruppo, di questa relazione, ok? E siate disponibili, siate aperti. Bene, amici della seconda scelta, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure abbonarvi al canale. Per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, i titoli dei video sono pubblici, quindi li potete vedere e li potete andare a vedere nelle playlist con le copertine lilla.
Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone della terza scelta. Stavo guardando che la lettura è iniziata a 30:03 e siete alla terza lettura. Chissà, magari il numero 3 è utile in questo periodo per voi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare una delle altre due scelte, o il segno zodiacale o lunare, dipende da che cosa state ascoltando adesso fondamentalmente. Nella descrizione potete trovare la mia mail nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alla guida per capire come unire più oroscopi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, trovate il link alla playlist dell'oroscopo annuale stagionale, dove troverete sia l'oroscopo per l'estate che i 4 oroscopi per il secondo semestre del 2024 che ho appena pubblicato. Ce ne sono 4 perché uno è generico, parla un po' delle cose più importanti, poi ce n'è uno sull'amore e gli affetti, uno sul lavoro e l'economia e l'altro sulla crescita spirituale. Bene, l'ultima cosa, devo ancora pubblicare il video, sono un po' in ritardo questo mese, comunque visto che luglio è già iniziato, ve lo dico adesso, per tutto il mese c'è la lettura semestrale in promozione. La lettura semestrale è un video registrato ed è una fotografia di tutto quello che potenzialmente può succedere nel prossimo semestre su vari aspetti della vostra vita. È una stesa a 20 carte, quindi è bella estesa. Se ne volete sapere di più, mi contattate via mail e io vi mando la lettera di presentazione. Bene, andiamo a vedere le energie per il lavoro. Prima andrò a vedere carta per carta e poi farò i vari esempi con occupati, disoccupati e autonomi, ok? Partiamo con un 9 di bastoni, 6 di pentacoli, regina di coppe, e 2 di spade. Allora, il 6 di bastoni ragazzi, sento che c'è un po' di timore in questo periodo per quello che riguarda la situazione lavorativa, soprattutto se non avete un lavoro stabile, se siete precari, se siete a termine. Allora, andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un matto. Allora, devo dire che potrebbe esserci come esserci stato un nuovo inizio, esserci stato un... Allora, in realtà il 9 di bastoni è una carta di difesa, ma vedendo questo matto che è una carta di inizio, di espansione, di apertura, accompagnata da questo cavaliere di bastoni, o qualcuno sta iniziando a occuparsi di come potersi difendere, magari nell'ambiente di lavoro, magari difendersi dai concorrenti o cose di questo genere, tipo antivirus, sapete, no? Quelle cose lì. Non mi è chiaro, lasciamolo un attimo parcheggiato lì. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. 10 di spade, fante di bastoni, ruota della fortuna, 8 di pentacoli, 4 di spade e imperatore. Vi dirò ragazzi, con questa ruota della fortuna potrebbe esserci un cambio. In effetti 6 di pentacoli quando è al contrario parla di una potenziale rottura di equilibri, di contratti, di accordi. Effettivamente qui abbiamo un 10 di spade che me lo richiama, quindi ho come la sensazione che qui ci potrebbe essere novità a livello lavorativo. Vi confesso che ho come la sensazione che qualcuno potrebbe iniziare a pensare di cambiare lavoro, come
Allora, se ve la devo dire tutta, quando io ho estratto le carte, le tre fatine per le scelte, quando è saltata fuori, perché faccio saltare anche quelle delle scelte, quando è saltata fuori questa carta, ragazzi, la prima cosa che mi è arrivata è stato terapeuta. Ho l'idea, rivedendo anche questo 4 di spade, la regina di coppe, che se avete un mezzo sogno nel cassetto di fare terapia, di diventare terapeuti, è come se qui questa cosa cominciasse a non solo solleticarvi, ma a punzecchiarvi proprio. Perché il 4 di spade mi dà proprio la sensazione del ritiro spirituale, di qualcuno che ha bisogno di o un ritiro spirituale per trovare una maggior, come vi posso dire, serenità personale, caratteriale, ma anche di conseguenza economica, oppure c'è proprio un cambio di lavoro dove voi potreste potenzialmente diventare degli imperatori. Mm? Tenete presente che sia l'otto di pentacoli che la carta dell'imperatore sono carte di costanza, sono carte di regole, sono carte di fare le cose con un metodo, però poi c'è un imperatore. Qui è come se fosse un cambio, io lo sento molto così. Però non capisco perché qua vi state già difendendo, o è qualcuno, cioè o è un diciamo così, tentativo di mettere al riparo quello che voi già avete costruito per poi potervi lanciare in qualche cosa di nuovo. E qui vediamo il matto, vediamo la ruota della fortuna, vediamo questo 10 di spade, sono 2 10, carte di chiusura ciclo. Adesso andiamo a vedere la regina di coppe, perché è proprio la carta della guaritrice. La regina di coppe è quella che cura con le mani anche per certi versi. Abbiamo un 6 di spade e un 3 di spade. Ho come l'idea che vi dicano di allontanarvi dalla sofferenza. O di allontanarvi dall'idea di dovervi sacrificare per la famiglia, per i figli, cioè nel senso. Poi nulla vi vieta, soprattutto se siete in una fase dove volete cambiare ambiente di lavoro più che tutto, di continuare lì dove siete schermandovi, proteggendovi, ma di cominciare a guardarvi in giro fondamentalmente. Poi vi dico, secondo me verso la seconda, terza settimana di luglio ci potrebbero essere delle novità. Ripeto, io vedo questa ruota della fortuna, ragazzi, che sarà un ok, cambio radicale di lavoro, cambio degli schemi, cambio anche di ruolo per qualcuno. Come vi dicevo, questa potrebbe essere una rottura di certi equilibri, di certi contratti, ma non la vedo così negativa. Adesso andiamo a vedere il 2 di spade. Sacerdotessa, 4 di coppe e stella. Allora, devo dire che la sacerdotessa in questo senso mi dà come l'idea di un supporto, di un aiuto a cui potreste fare riferimento e che vi aiuta a vedere chiaro su quello che non state vedendo. Come se aveste bisogno di luce, perché effettivamente il 2 di spade parla di dubbi, parla di qualche cosa che non si vede e me lo ripropone qui con il 4 di coppe. Ragazzi, qui c'è da alzare l'asticella, secondo me, puntare in alto con l'obiettivo, soprattutto se siete in questa fase di cambio, se siete stanchi di dovervi magari proteggere, è come aver bisogno di trovare delle solide basi, delle basi sicure, delle basi dove possiate rilassarvi un attimo.
Allora, se siete disoccupati, vi devo dire che qui potrebbero arrivare dei cambi inaspettati, potrebbe esserci qualche tipo di ruolo lontano da voi, quindi magari aspettatevi di dover fare dei chilometri per riuscire a raggiungere il posto di lavoro, ma vi dirò che ci possono essere degli sviluppi. Potenzialmente per qualcuno potrebbe anche essere un lavoro a lungo termine, a lungo periodo. Però il punto è che non si può avere tutto dalla vita. Se volete il bel lavoro, magari non ce l'avete sotto casa, quindi qualche chilometro in più è lecito. Per chi, per chi stesse cambiando lavoro, per chi fosse, cioè diciamo per chi è dipendente, allora qui potrebbero esserci cambi di schema, cambi di equilibri. Per qualcuno vi dirò che vedo anche delle promozioni, se vi piace comunque il lavoro che fate, via dicendo. Ma se per caso arrivate che siete stanchi, magari il 9 di bastoni è lì perché sono 2 anni che non vi fate le ferie, siete cotti e quindi avete bisogno di rompere gli schemi, giustamente, di rigenerarvi, di prendervi un periodo per ripartire più forti. Ehm, Però ho come la sensazione che se siate lì per, insomma, se siete stanchi del lavoro che state facendo, dell'ambiente di lavoro, se state cercando di cambiare e avete già passioni o studi per quello che riguarda le terapie naturali di guarigione, io sento che quello per molti potrebbe essere ehm, una strada. Mi danno un po' molto il senso della stessa energia, la sacerdotessa e la regina di coppe, perché sono 2 carte profondamente collegate con il sé profondo. Lei con diciamo le zone d'ombra. Lei in realtà ha già superato i dubbi, ha già superato le zone d'ombra. Per quello che vi dico che potrebbe essere una persona con la quale magari anche solo ci fate una chiacchiera, non deve essere necessariamente una guida spirituale, un percorso, no, per capirci. Però vi darà come la possibilità di vedere chiaro laddove voi non riuscite ancora a vedere, perché il 2 di spade al contrario mi dice che avete ancora dei dubbi. Datemi un'altra carta per questo 3 di spade. Mm. Sì, probabilmente anche il cambio, il dover chiudere il ciclo, perché mi è di nuovo venuta una carta di chiusura ciclo. Ragazzi, secondo me in aprile, sì, va bene. Scusate, ho bisogno di ferie anch'io. A luglio? Aprile perché? Perché il mese numero 4 ho pensato terza, quarta settimana di luglio. Vabbè. Ci potrebbe essere proprio un cambio di schema, perché qui abbiamo un mondo che è la chiusura di un capitolo e anche una ruota della fortuna. Quindi fatemelo poi sapere nei commenti. Se siete autonomi, ragazzi, qua devo dire che sì, ci sarà come una nuova avventura, siete protetti abbastanza, sento che anche se siete stanchi, in qualche modo troverete l'energia di iniziare qualche cosa di nuovo. Potrebbe essere per qualcuno un lavoro personale da fare o il lavoro dei propri sogni, anche mi verrebbe da dire. Però qui tutto mi dice che sì, vi sposterete, che sì, farete, creerete qualche cosa che ha un potenziale da imperatore, stabile, concreto, vedo contratti, vedo collaboratori che restano. Mm? E qui comunque la guida potrebbe venire bene anche a voi, per avere magari una visione di insieme o via dicendo. Ok ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. Pronti? E la sento, guardate, quasi nella stessa posizione del matto, come se si stesse buttando. È come se vi dicesse, carta numero 48, è come se vi dicesse, è ora di buttarsi.
L'universo vi sta dicendo che i tempi sono maturi, che è ora di fare questo cambio, di concludere questo capitolo, di avventurarsi per quello che è il vostro sogno, il vostro obiettivo. Ripeto, alzate l'asticella. Qui potete puntare e pensare in grande. Fatevi guidare se ancora magari non avete la visione di insieme, però sì che lo potete fare, ragazzi. È come se vi dice, è tutto pronto, basta decidere, basta scegliere. Fatemi sapere poi, ragazzi, se vi risuona perché è interessante. Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una piccola donazione. Se avete piacere di prenotare una sessione privata con me per la crescita personale potete contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione. Diversamente potete abbonarvi al canale. Lì ci sono temi ad ampio raggio, insomma, potete comunque dare un'occhiata ai titoli perché quelli si vedono, sono nelle playlist di color lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!